Ciao, sono Chris, welcome, benvenuti. Mi trovo esattamente a metà strada tra Las Vegas, che è il mio punto di partenza, che è circa 2 ore di strada di là, e l'Oceano Pacifico, che è la mia destinazione finale di oggi, che è di là. La visita alle spiagge che affacciano sull'Oceano Pacifico non era prevista originariamente per questo fine settimana, era pianificata per il prossimo. Perché? Perché in questi giorni avrei voluto tantissimo spostare tutte le mie cose dall'hotel in cui sono attualmente a Las Vegas al mio nuovo appartamento. Il problema grosso è che non ho un nuovo appartamento, o meglio, nei giorni scorsi ne ho visitati alcuni. Ho fatto una scelta, ho mandato la proposta, sono in attesa che la proposta venga accettata e mi consegnino le chiavi. Per questo ho deciso di buttare 2 cose dentro il trolley e partire e farmi queste 4 ore e mezza di macchina. Sono stato molto fortunato con il traffico per arrivare qui. E con qui intendo qui. L'osservatorio Griffith quindi è il mio punto di partenza di questi 2 giorni a Los Angeles. È il punto ideale o uno dei migliori per vedere lo skyline di Los Angeles. Purtroppo questa mattina è un po' nuvoloso, però è un posto carino, molto bello da vedere. È inoltre il punto d'arrivo o il punto di partenza di diversi sportivi o di diverse persone che vogliono fare una camminata in mezzo ai sentieri. Infatti dall'altra parte è visibile la scritta Hollywood. Si possono trovare anche dei fantasmi. Dopo aver fatto strani incontri dall'altra parte dell'osservatorio, eccomi nella parte che dà sulla collina. Lì potete vedere la scritta Hollywood, esattamente là. E come vedete ci sono diversi percorsi da fare a piedi che portano il più vicino possibile alla scritta. Sono ripartito dall'osservatorio Griffith con destinazione alle spiagge della California. Però, visto che mi sono alzato molto presto e visto che qui è tutto abbastanza vicino, ho pensato di parcheggiare l'auto e fermarmi qui a Rodeo Drive in mezzo a Beverly Hills.
partendo da Santa Monica e percorrendo la PCH, Pacific Coast Highway, in direzione nord, quindi verso San Francisco, a un certo punto ci si ferma e si incontra Malibu, esattamente dove sono adesso. Malibu è un posto che al colpo d'occhio è molto interessante, perché da un lato si vedono le colline di Los Angeles e dall'altro appunto la scogliera e l'oceano. Muovendomi in mezzo alle strade ho trovato questo posto fantastico. Dopo aver fatto un giro sulle spiagge di Malibu e sulla costiera di Malibu, ho deciso di prendere una via e buttarmi all'interno delle colline di Los Angeles. Tutta la strada da quel lato, in mezzo alle colline, risale in tutta quella parte ed è effettivamente mozzafiato. Immergendomi in auto nelle colline di Los Angeles ho ad un certo punto trovato questo posto meraviglioso. Non avevo nessun dubbio che percorrendo questa strada avrei trovato qualcosa di spettacolare, ma non pensavo così, veramente un posto fuori dal tempo. Quella lì dietro di me è una chiesa qui nel nulla, assolutamente nel nulla. Percorrendo e perdendomi nelle colline californiane mi sono trovato qui, nel mezzo del niente, probabilmente del Far West. E dietro di me una chiesa. Ovviamente non è così, scherzavo, sono al Paramount Ranch, che è molto vicino alla location in cui mi trovavo prima. Il Paramount Ranch non è altro che un set cinematografico aperto a tutti, all'aperto, dove ci si può fermare, dove si può parcheggiare, fare un giro in tutta la struttura e appunto ci sono delle installazioni, alcune permanenti, alcune costruite ad hoc, dove girano scene western o scene di alcuni film. Paramount Ranch. Oh! Oh! Come potete vedere è uno, chiamiamolo zucca party, non saprei come definirlo, dove le famiglie, chiaramente con i bambini, vedete i gonfiabili già con impostazione molto Halloween, vengono a prendere le zucche. Durante il tragitto in autostrada ho notato le indicazioni su questo parco, Liberty Park. È un parco totalmente gratuito, totalmente all'aperto, qui in mezzo al deserto, dove sono rappresentate alcune sculture legate al concetto di libertà o alla lotta per la libertà. Penso che quella alle mie spalle in questo momento sia una delle più rappresentative. Eccomi rientrato alla base. Sono stati 2 giorni molto belli, devo dire che ho fatto un po' pace con Los Angeles, una città che precedentemente, nelle mie 2 visite precedenti, mi aveva lasciato un po' l'amaro in bocca, o meglio, non aveva soddisfatto le mie aspettative.
È vero che sono alte perché sono cresciuto un po' con questo mito californiano, il mito di Los Angeles, e quindi dovuto a serie TV e film, e quindi forse questo è stato il motivo per cui le aspettative erano altissime. Però stavolta mi sono divertito, ho trovato molte cose che mi hanno colpito positivamente e che mi sono piaciute. Il mio mini tour è partito dall'osservatorio Griffith, poi mi sono spostato sulle spiagge di Los Angeles, ovviamente passando e dedicando un po' di tempo ce l'ho fatta a West Hollywood, a Beverly Hills, piuttosto che fare 2 passi a Rodeo Drive. Nulla di che, ma ero di passaggio, ero in anticipo e ce l'ho fatta. Marina del Rey, bellissimo posto, un porto esteso, enorme, bello, privato, molto particolare, palazzi nuovi, moderni, bella zona, una bella zona. Poi mi sono mosso su Venice Beach, fuori da ogni logica, fuori da ogni schema, me lo aspettavo, ma non così tanto, in ogni angolo c'è qualcosa di particolare a cui prestare attenzione. In bici poi, da Venice Beach fino al molo di Santa Monica e anche oltre. Bellissima la ciclabile, la parte pedonale di questo tragitto è spettacolare, mi è piaciuta tantissimo, sia la vista sulla spiaggia enorme, sia le case proprio attaccate alla spiaggia e tutte le zone un po' ricreative, sportive che ci sono. Vale veramente la pena farlo. In macchina poi da Santa Monica fino a Malibu, anche un po' oltre, perché tutta questa strada panoramica è lunga 20 miglia se non erro, sulla PCH, e nulla, e poi da lì mi sono buttato totalmente senza piani all'interno delle colline dietro Los Angeles. Spettacolare, sia la vista sia quello che ho trovato, quindi un bar di motociclisti, una vineria, tutto molto particolare, totalmente inaspettato. E poi il Paramount Ranch, quindi questo set cinematografico aperto a tutti che rappresenta un po' il Far West, diciamo. È bello, bello. L'ultima fase, uscito dalle colline di Los Angeles per la strada per prendere l'autostrada, appunto la freeway da Los Angeles a Las Vegas, altre 2 chicche, quindi lo Zucca Party e poi il Liberty Park. E quindi nulla, spero che il video possa essere utile per chiunque voglia passare qualche giorno a Los Angeles o chiunque stia per pianificare una gita a Los Angeles. Spero possa essere utile, fatemelo sapere con un like, con un commento, con l'iscrizione al canale, come volete. Niente, adesso vi lascio un'ultima chicca, che mi scuso prima per l'audio, ma è stata veramente improvvisa, non ho potuto fare in altro modo che cogliere questa situazione in questo modo, quindi mi spiace per l'audio, ma spero possiate capirlo. E niente, take care, stay safe, ciao!